Ciao ragazzi e benvenuti all'appuntamento del mercoledì. Oggi approfondiremo gli script di Home Assistant, quindi continuerà il nostro corso alla scoperta di Home Assistant. Vi invito ragazzi a lasciarci nei commenti altri argomenti da poter trattare, oltre al sondaggio a cui avete già risposto, ed è per questo che oggi andremo proprio sugli script. Tutto questo dopo la sigla. Allora, prima di tutto, al contrario di come abbiamo fatto altre volte, oggi non andremo direttamente su Home Assistant a sviluppare i nostri script, ma ci avvaleremo anche di un editor esterno che nello specifico è Visual Studio Code, che ha questo simbolino qua che trovate azzurrino e potete scaricarlo ovviamente dal sito di Microsoft gratuitamente. Comunque vi lascio il link in descrizione. Tramite questo Visual Studio, tramite questo editor saremo più facilitati nella scrittura magari di script un po' più complessi. È vero che è possibile anche installare questo tipo di editor tramite add-on, vi farò vedere poi, all'interno di Home Assistant. Ora, prima di tutto, una volta che abbiamo installato il nostro editor, la prima cosa da fare è andare a installare delle estensioni e nello specifico l'estensione interessante è quella di Home Assistant che ci aiuterà nel completamento del codice. Quindi andiamo a installare questa, scriviamo nella barra di ricerca Home Assistant anche volendo tutto e installiamo questa qua, Home Assistant Config Helper. Quindi ci basterà cliccare su Install, attendere l'installazione appunto di questa estensione. L'ha già installata, come potete vedere è abilitata, qua potete fare la disinstallazione e qua vi dà un po' l'idea di quali sono le feature, ma sono le feature che trovate anche all'interno dell'add-on in sostanza di Home Assistant. Ma io vi consiglio caldamente di installarla come editor a parte, anche perché vi potrebbe seguire per altri corsi che andremo a fare e di conseguenza per altri linguaggi. Quindi adesso andando a configurare appunto questa estensione, cosa bisognerà fare? Bisognerà fare sicuramente dargli le indicazioni di dove si trova la nostra istanza remota di Home Assistant, quindi dargli banalmente i link. Per far questo basterà andare a trovare le opzioni appunto della estensione che abbiamo appena installato, quindi cancelliamo un attimo questo che abbiamo ricercato prima. A questo punto ci darà le estensioni installate, clicchiamo sull'ingranaggio, andiamo in Extension Setting e a questo punto abbiamo qua davanti le proprietà di questa estensione. Quindi noi dovremo compilare il nostro host URL interno di Home Assistant, quindi l'indirizzo banalmente che mettete nella barra in alto del browser per andare sulla home page del vostro Home Assistant, e il Long Live Access Token, cioè l'accesso a lunga vita. Come si fa a generare questa parte qua? Vi basterà andare a aprire il vostro Home Assistant, andare nelle opzioni, o meglio, più che nelle opzioni se non ricordo male, è direttamente nel vostro nome utente, in questo caso io sono Andrea, quindi in Andrea, e andare a creare un token di lunga vita che, se non ricordo male, sta in fondo. Esatto, io ne ho già creati n per altri usi specifici, che tra l'altro faremo anche un corso su queste cose qua, un approfondimento. Basterà fare crea token, ti genererà un token che voi gli darete un nome, poi copierete questo token e lo copierete all'interno appunto di Visual Studio Code qua dentro, e a questo punto avremo il collegamento con Home Assistant e potremo iniziare a generare i nostri bellissimi script. Quindi adesso io compilerò queste cose e ci ritroviamo subito dopo. Una volta che abbiamo appunto configurato il nostro editor, con la connessione a Home Assistant potremo avere una serie di aiuti, tra cui l'IntelliSense e in generale l'highlight sul varie codice che andremo poi a scrivere. Ok, per creare un nuovo file vi basterà andare su New File e dare un nome. Per esempio noi andremo a fare degli script di test, ok, e quindi andremo a creare, mi chiede dove salvarlo, salviamolo sul desktop e a questo punto partirà la scrittura del codice. Cosa dobbiamo fare però? Dobbiamo cambiare la modalità del linguaggio, quindi andiamo qua su Plain Text e diciamo che questo sarà di fatto un Home Assistant
che in questo caso possiamo dirgli linguaggio normale o Jinja, che poi lo andremo ad affrontare anche in altri corsi, questo tipo di notazione, serve più che altro per i template. Ora, andando a dirgli che è Home Assistant, l'IntelliSense riconoscerà automaticamente, ad esempio qua per scrivere uno script, basterà che scrivo script e lui mi popolerà una serie di cose, tra virgolette, obbligatorie per creare un nuovo script. Ad esempio qua bisognerà mettere il nome dello script, quindi qua non so, metto script test, giusto per farvi vedere l'IntelliSense cosa fa, l'alias dello script, quindi in questo caso un nome qualsiasi, e poi tutta una serie di espressioni successive. Bene, questo è giusto per farvi vedere al volo appunto questo editor. Ora andiamo nel cuore appunto di questa lezione, cioè un approfondimento sia sulle basi di come scrivere uno script in Home Assistant, sia andremo a vedere degli esempi pratici un po' più complessi, come per esempio la gestione di un'irrigazione con delle elettrovalvole piuttosto che la gestione dei carichi all'interno di un'abitazione. Vi spiegherò come poterla fare, come scrivere appunto questo script, i vari passaggi e poi infine come utilizzarla. Quindi seguitemi. Ok, adesso in questo momento ho aperto Home Assistant più che altro perché così vi faccio vedere anche la parte di cartelle, di come creare il file script e poi aggiungere appunto questa configurazione nel file configuration YAML. Quindi prima di tutto, se volete utilizzare gli script è necessario creare un file script.yaml o comunque come lo volete chiamare voi, è indifferente, e poi andare ovviamente a implementarci dentro una serie di script come in questo caso, come i miei che vedete, ma ancora prima andare nel file di configurazione, quindi configuration YAML, e andare a dirgli che gli script, come potete vedere qua, per leggerli deve prendere appunto questo file. Ora, se avete pochi script può andare bene questo metodo. Se invece utilizzate molto gli script sarebbe meglio organizzarli in cartelle diverse, così come per esempio è stato fatto per i miei sensori MQTT, dove addirittura qua ho messo che la mia parte MQTT per quanto riguarda gli switch è all'interno di questa cartella e sotto questa cartella ovviamente poi ci sono tutti i file.yaml che io potrò organizzarmi come meglio credo. Un altro esempio, ad esempio, sono i binari sensor, che è un po' meno complesso della parte MQTT, ma anche qua siamo andati a dirgli che per trovare i miei binari sensor deve andare a leggere all'interno della cartella appunto binari sensor tutti i file. Dir merge list cosa significa? Perché poi vi farò anche un approfondimento su tutte queste cose qua, però in questo momento, giusto per spiegarvelo velocemente, semplicemente lui prende all'interno dei file sotto binari sensor, quindi vi faccio vedere qua di fianco cosa vuol dire. Quindi sotto binari sensor io avrò n.000 file, come potete vedere, e lui va a prendere tutti quelli definiti all'interno di questi file. Come li prende? Adesso qua è tutto commentato, troviamone uno che non è commentato, li prende come dir merge list, quindi mergia una lista. La lista è composta appunto da questo trattino e poi il nome e le varie altre clausole, ok? Quindi qua sotto potremmo metterne un'altra, quindi sempre platform, qualsiasi altra cosa, eccetera eccetera, e quindi lui prenderà questa lista e la mergia insieme a tutti gli altri file che vedete qua. Mentre nel caso nostro specifico, quindi nel caso che stiamo guardando adesso, noi stiamo dicendo che sarà un unico file da prendere, che è lo scripts.yaml. Quindi, tornando un attimo sui nostri scripts, quindi qua, abbiamo che appunto iniziamo a definire gli script in questo modo. Ora, questi sono script già scritti, però vi spiego un attimo cosa sono le cose obbligatorie per fare uno script base e cosa invece si può anche lasciar perdere. Quindi per uno script base sicuramente serve prima di tutto il nome, l'id univoco dello script, quindi in questo caso Alexa annuncio. L'alias, quindi una parte un po' più descrittiva, quindi che ammette gli spazi, e quindi gli diamo appunto una descrizione. Poi sotto la clausola sequence inizia la nostra sequenza di cose che lo script dovrà fare in ordine appunto dall'inizio verso la fine.
quindi è come se fosse una procedura. In questo caso, dopo sequence, abbiamo l'utilizzo di un servizio. Nello specifico andrà a fare una notify, cioè utilizza il servizio notify Alexa Media, quindi gli va a dire per questo servizio i parametri che servono. Nello specifico, per dichiarare i parametri su un servizio si può usare o data template o semplicemente data 2 punti. Sotto poi i vari parametri da dare, quindi message, title e addirittura qua in questo caso perché c'è sia data template che data, perché ha più strutture, no? Però noi nel caso più semplice troveremo data, type e method, punto. Il resto non ci sarà. Nel caso più complesso sarà così, e vi spiego anche un'altra cosa. Cosa sono questi messaggio e titolo all'interno di queste parentesi graffe? Sono semplicemente delle variabili che sarà possibile passare a questo script Alexa Annuncio quando noi lo utilizzeremo da un'altra parte, ok? Che può essere o su un altro script, quindi uno script che richiama direttamente un altro script, oppure all'interno della nostra Lovelance, quando andiamo a creare un pulsante, possiamo anche dirgli a questo pulsante richiama semplicemente questo script e passagli al messaggio ciao e al titolo messaggio di benvenuto, e quindi automaticamente sarà eseguito poi Alexa Annuncio e sostituirà messaggio e titolo con quello che gli abbiamo dichiarato dall'altra parte. Poi ovviamente non ci dobbiamo fermare qua con uno script, ma normalmente sono più azioni, no? Quindi per esempio io potrei mettere un'altra azione, quindi sempre andando sotto sequence, ad esempio utilizzando un altro servizio come potrebbe essere il light turn on, no? Quindi accendere una lampadina. Quindi io banalmente basterebbe che copio questo e lo metto anche sotto, quindi il mio servizio andrà ad eseguire appunto tutte queste passaggi, uno alla volta, partendo dal primo. Ovviamente si possono fare tantissime cose con uno script. Questa cosa che vi ho fatto vedere è la più banale, cioè una serie di azioni, ok? In realtà poi c'è anche il controllo di questo flow e possiamo addirittura andare a definire anche delle variabili. Nel momento in cui ad esempio andiamo a definire delle variabili, adesso ve lo faccio vedere su Studio Code magari, giusto per avere un'interfaccia pulita, che poi è quello che vi ho detto che vi conviene assolutamente utilizzare. Quindi per avere delle variabili possiamo innanzitutto definire un alias, ok? Ricordatevi sempre che ci sono i 2 punti. E quindi mettiamo ad esempio setto le variabili del template, ok? Sotto quest'alias poi andiamo a scrivere variables, sempre i nostri bellissimi 2 punti. Vi ricordo che l'indentazione è fondamentale, se no ve lo segnala come errore. Ok, e quindi sotto queste variabili possiamo definire ad esempio delle entità, quindi andiamo a definire delle entità, ok, e poi con l'aiuto dell'IntelliSense ad esempio avremo la nostra light.un qualcosa, qua adesso si è collegato alla mia istanza, ovviamente come potete vedere la comodità di quello che abbiamo fatto prima su Visual Studio Code, e ne definisco un'altra a caso. Anche qua c'ho sempre il mio bellissimo IntelliSense che mi aiuta. Ok, quindi avrò definito appunto queste entità a livello di variabile e gli dirò che queste luci io poi come ok, ad esempio gli mettiamo che dovranno essere accese in termini di potenza al 100%, ok, quindi a 100. Ok, a questo punto copio un script veloce, quindi che banalmente va ad accendere delle, faccio vedere, va ad accendere delle luci utilizzando le variabili in questione. Quindi qua cosa farà? Banalmente andrà ad utilizzare
entity e accenderà 2 luci per il valore che gli abbiamo dato. Quindi in questo modo noi possiamo utilizzare le variabili all'interno di uno script, sia che vengono dall'esterno come avevo fatto vedere prima, sia dichiarandole invece all'interno proprio dello script e andando a popolarle poi direttamente qua sotto. Ok? Quindi questo ad esempio è un altro modo per scrivere uno script con anche l'utilizzo delle variabili. Ora invece passiamo a andare a verificare meglio il discorso degli if, cioè come utilizzare gli if all'interno di uno script. Quindi gli if sono banalmente le condizioni. Ok? Allora andiamo un attimino adesso a modificare o a creare un nuovo script. Per semplicità ho già creato uno script che possa esservi d'aiuto, quindi lo incollo qui. Ho creato uno script che utilizza ovviamente la parte di if e anche le variabili che abbiamo visto prima. Quindi ho creato uno script che accende luce se è buio, quando, quindi trigger platform time alle 22, quindi questo script gira alle 22. E cosa fa prima di tutto? Allora, prima di tutto definisce in queste action delle variabili. Nello specifico ho assegnato la prima luce a questa entità, la seconda luce a questa entità e il sensore a quest'altra entità. Quindi io potrò utilizzare queste variabili all'interno poi del mio script senza bisogno ogni volta di star lì a scrivere appunto l'entità corrispondente, e soprattutto se in futuro vorrò cambiarla basterà modificare questa parte e in automatico anche tutto il resto diciamo dello script si aggiornerà. Inoltre, se queste variabili venissero definite in modo globale, quindi all'esterno della parte script, vi farò poi vedere come fare a definire delle variabili globali, potrei utilizzarle direttamente all'interno del mio script senza bisogno di appunto definirle qua, oppure addirittura passandole nel momento in cui io chiamo lo script, come vi avevo fatto vedere all'inizio del video, e quindi passando il sensor lux light 1 light 2, e questo è la stessa cosa. Quindi tornando al nostro condition, quindi alla nostra parte di if, vediamo come sia possibile tramite condition state, ovvero tramite il check del lux dell'illuminazione su questo sensore, se è più alto o più basso di 50, in questo caso below di 50, action, allora fai un qualcosa, nello specifico accendi questa luce e quest'altra. Se invece il mio sensore, sempre lux, quindi abbiamo qua un'altra condition, è maggiore di 50, allora invia una notifica tramite notify. Vabbè, questo non ha molto senso, ma in generale poi quando avrete implementato la parte di notifiche, che sarà anche questo un video che faremo, vi spiegherò come mandare delle notifiche. Comunque adesso l'ho fatta semplice e ho messo nella parte data, nella variabile message, non è buio, le luci non sono state accese. Quindi come potete vedere, tramite questo semplice script già abbiamo utilizzato la parte di condition, la parte di trigger e la parte di variabili. Ok, adesso vi presento un altro script ancora più complesso per analizzare altre parti. Quindi cancelliamo questo esempio e vi faccio vedere un altro esempio per la gestione dell'irrigazione. Anche in questo caso cosa abbiamo? Abbiamo la dichiarazione ovviamente dello script, quindi il suo nome, l'alias in realtà, la parte di trigger, cioè quando si avvia, quindi si avvia alle 6, la parte di condition che va a vedere se lo stato del sensore della pioggia è no, cioè il sensore della pioggia sarebbe ovviamente un'entità, un sensor che dovrete avere, che va a verificare se sta piovendo in quel momento o no. Ho messo anche un'altra condizione, in questo caso in end, che dice se appunto è compreso tra le 6 e le 8,
questo giro, e in questo caso è un po' ovvio che è compreso tra le 6 e le 8 perché parte alle 6, ma è giusto per farvi vedere che si possono mettere anche altre condizioni. Un'altra condizione ulteriore, però questa volta si basa su un template, e nel template vado a verificare che il sensor che mi dà i giorni della settimana contenga appunto questi giorni. Se tutte queste condizioni sono rispettate, allora viene accesa l'irrigazione. In caso contrario, quindi avete visto che l'ho messo un po' diverso questa parte, quindi con l'else, in caso contrario spegni l'irrigazione. Quindi questo è un altro esempio, appunto facendovi vedere una serie di condizioni concatenate. Ora passerei a un argomento ancora più complesso, che quindi andiamo a parlare anche di Python script per la gestione dei carichi. Allora, Python script uniti ovviamente agli script, quindi abbiamo visto che gli script di base si tratta di andare a eseguire una serie di azioni con una serie di condizioni a una determinata ora o per un determinato evento che si verifichi, oppure banalmente io posso crearmi uno script che nel momento in cui lo lancio viene eseguito, quindi senza nessuna, diciamo, parte di trigger, ok? Un'altra cosa che posso fare è anche andarmi a creare dei servizi, e per intenderci i servizi sono questi qua, quindi switch punto è un servizio che però viene di fatto dato di base con Home Assistant, esiste già per tutte le entità switch, per tutte le entità light. Ok, qua in realtà non si chiamerà accendi, ma si chiamerà turn on e turn off. Adesso io ho messo, diciamo, in italiano un po' per agevolare la visione di questo script, un po' per far capire che comunque io, volendo, questo bellissimo servizio me lo potrei anche scrivere come vi farò vedere adesso. Allora, ho creato un altro script molto semplice dove vado a gestire, quindi questo script si chiama, lasciamo perdere questa parte script perché se avete fatto come vi ho detto non c'è bisogno di ripeterlo all'inizio del video, cioè nel configuration YAML e tutto, non c'è bisogno di ripetere ogni volta script 2 punti, quindi basterà mettere questa cosa così e dichiarare ovviamente il proprio script. Quindi vediamo che ho creato in sequenza dei servizi da eseguire, quindi qua è molto semplice questo script esegue in sequenza una serie di servizi. Questi servizi sono servizi custom, ok? Quindi essendo servizi custom vanno creati. Quindi come si fanno a creare? Bisogna crearli sulla parte Python. Quindi io cosa ho fatto qua? Mi sono installato banalmente dalle estensioni Python, in maniera tale che mi dia i colori e l'IntelliSense anche per Python, e una volta fatto questo ho creato un nuovo file sempre nel mio Visual Studio Code chiamato Python script. Adesso vi faccio vedere poi lato Home Assistant cosa bisogna fare, e vado a creare in sostanza quelle che vedete qua, quindi get current load che restituisce i carichi correnti di quanto sta consumando in questo momento la casa, va a ordinarli, va a spegnere i carichi nel caso di superamento di una determinata soglia e li riaccende secondo priorità. Questi servizi sono servizi custom, quindi essendo servizi custom bisogna crearli. Com'è che si creano? Tramite i Python script, che poi vi farò vedere lato Home Assistant cosa dovete fare. Comunque per il momento io li ho già creati e li potete trovare qua all'interno di questo file. Mi sono installato anche l'estensione Python per appunto avere la colorazione e un minimo di controllo di quello che sto ovviamente scrivendo. Allora, tornando qua, abbiamo appunto il get current load. Cosa fa? Quindi io qua ho creato il get current load, recupera la lista dei sensori di corrente. Allora, nello specifico questo servizio che ho creato recupera i carichi attuali da tutti i sensori di corrente presenti nell'ambiente Home Assistant. Poi viene utilizzata la funzione di get per recuperare tutti i sensori, ma proprio tutti, e quindi di conseguenza poi li devo filtrare per recuperare solo i sensori di corrente. Viene creato un dizionario vuoto chiamato appunto current load, che vedete lì con le graffe, in cui verranno poi memorizzati i carichi attuali dei sensori di corrente. Infine viene utilizzato il metodo di set per salvare i carichi attuali in uno stato Python script chiamato
current load, che è l'ultima riga che vedete qua. Quindi ricapitoliamo: estraggo tutti i sensori, li filtro per quelli di tipo corrente, mi creo un dizionario, ciclo e poi mi salvo il tutto qua dentro. Ok, adesso passiamo al secondo metodo, che invece li sorta, cioè li sorta in base alle priorità. Quindi nello specifico cosa fa? Questo servizio appunto ordina i carichi in base alle priorità e alle prese impostate, dove viene creato un dizionario che io l'ho chiamato plug priority, in cui vengono impostate le priorità delle prese. Ad esempio, qua ho fatto un esempio: plug 1 che ha la priorità 1, il 2 che ha la 2 e così via. Poi ovviamente ricordatevi di sostituire plug 1 e plug 2 con il nome delle vostre entità. Viene poi recuperato l'elenco dei carichi attuali dallo stato current load creato nel primo servizio, quello che abbiamo visto qua sopra in sostanza. Poi si utilizza la funzione di sorted che ordina i carichi in base alle priorità delle prese. Il risultato poi lo salvo in un altro Python script chiamato sorted load, che è l'ultima riga. Quindi anche qua definisco le priorità alle mie prese, richiamo questo qua sopra che mi serve in sostanza per vedere per tutte le varie prese associarle, le sorto in base alla priorità e poi alla fine me le salvo qua. Ora passiamo al successivo, che non fa altro che spegnere eventualmente appunto i carichi eccessivi. Quindi nello specifico cosa vado a fare? Questo servizio spegne i carichi in eccesso rispetto alla soglia massima impostata. Viene impostata una soglia massima di carico, per l'esempio di 2000 watt, viene poi recuperato l'elenco dei carichi attuali dallo stato current load, sempre creato nel primo servizio, poi si calcola la somma dei valori di corrente presenti nell'elenco dei carichi attuali. Se la somma dei valori di corrente ovviamente è maggiore della soglia massima che ho impostato, si accede all'elenco ordinato dei carichi che si possono spegnere in sostanza creati nel secondo servizio e si spegne il primo carico presente in esso. Quindi tutta questa parte qua che vedete fa esattamente quello che vi ho appena detto. Ovviamente manca diciamo un pezzettino, cioè la possibilità poi di andare a accendere i carichi in ordine sempre di priorità una volta che appunto diciamo si torna a una situazione di non sovraccarico, quindi che non supera appunto queste 2000. E com'è che posso fare? Lo posso fare banalmente, ho preparato anche questo, così. Qua gli ho messo anche una tolleranza prima di riaccendere di circa 20 secondi. Ok? Quindi nello specifico questo servizio accende i carichi in ordine di priorità impostate, viene impostata una tolleranza di 20 secondi prima di accendere il primo carico, quindi aspetta 20 secondi. Viene recuperato l'elenco ordinato sempre dei carichi da sorted load, creato nel secondo servizio, poi si utilizza il ciclo for per accendere i carichi presenti nell'elenco appunto che ho recuperato una alla volta in ordine di priorità. Per accendere appunto si utilizza un metodo che ho usato, è il service call, per chiamare il servizio banalmente switch turn on, e si passa poi l'entità dell'interruttore e del carico corrispondente. Prima di accendere il prossimo carico si utilizza una funzione sleep per attendere un 20 secondi. Ricordatevi che per utilizzare la funzione sleep bisogna per forza installare la libreria sleep di Python. Ok? Quindi niente, questo è per farvi vedere. Adesso qua non c'è nessun controllo, non ho messo il controllo se il carico erano tornati in modo accettabile eccetera eccetera, però questo per farvi vedere che con la combinazione di sintassi script classica più una personalizzazione in Python possiamo raggiungere livelli veramente complessi, anche se quello che vi ho fatto vedere stiamo già parlando di senza quasi, di programmazione in Python unita a YAML. Ora, come si fa ad andare a configurare la parte di Python script? Ve lo faccio vedere molto velocemente, comunque è abbastanza facile. Adesso vediamo se riesco a recuperarmi in Home Assistant la parte corrispondente. Allora,
io qua banalmente andrò prima di tutto a crearmi una bella cartella che si chiama Python Script, e qua andrò a sostanza inserire tutti i miei file Python creati, quindi quello che vedevamo prima, appunto .py, no? Qua ne ho altri, vi faccio vedere. Questo ad esempio mi serve per settare uno state di una determinata entità, e questo è un servizio appunto per fare delle chiamate sui cellulari. Vabbè, questi sono servizi che ho creato io, però li dovete definire qui dentro. In più, nella parte di configuration ovviamente dovete dirgli dove può trovare il sistema i Python script. Ora vediamo dove li ho messi, perché io ho veramente tante cose settate qua. Eccolo qua, basterà dirgli così Python script e lui saprà di andare a cercarsi una bella cartella che si dovrà chiamare assolutamente in questo modo che vedete, Python script, e si andrà a prendere tutti i servizi creati sotto, quindi set state, custom twilio, eccetera. Quindi nel nostro esempio, tornando a noi, sarebbe meglio creare ad esempio n file per ogni metodo. In questo modo poi per richiamare appunto i singoli servizi vi basterà scrivere in sostanza Python script punto il nome del servizio che volete richiamare. Quindi, come abbiamo fatto qua, Python script punto i vari nomi dei servizi. Ecco, questo è ovviamente, stiamo parlando di programmazione già un po' avanzata. Ora volevo terminare con un altro esempio invece nella sintassi classica degli script, quindi questa, anche questo aggiungendo dei costrutti che non abbiamo ancora visto. Questo che vi incollo l'ora adesso è uno script per gestire, uno che ho creato io, ad esempio la mia televisione in taverna e le luci e l'ambientazione, insomma una serie di cose. Quindi cosa vado a fare banalmente? Ho due script, uno che si occupa proprio, quello main, diciamo, il globale della TV della taverna, e l'altro un sottoservizio chiamato poi dal principale che accende le luci per la TV taverna. Quindi in questo caso già troviamo una nuova parola che è mod single. Cosa vuol dire? Che questo script, quando viene chiamato, può essere lanciato una sola volta e non in parallelo, cioè deve finire tutta l'esecuzione prima di poterne lanciare una seconda volta. Troveremo anche un'altra parola che non abbiamo visto prima, che è banalmente la parola choose, cioè la parola qual è la condizione che scelgo in sostanza, perché poi di fatto qua avrò due condizioni. Quindi nel primo caso, se la presa accessori TV taverna è già accesa, allora andrà a chiamare remote turn on, quindi accenderà la televisione e gli dirà, vedi, in questa maniera servizio da guardare, che dovrà essere poi passato quando io chiamo questo script, gli dirà appunto quale servizio voglio guardare. Nello specifico potrei dirgli in realtà voglio giocare alla PS5, qua scriverò PS5 e mi farà, diciamo, le cose per la PS, mi accenderà, diciamo, le entrate HDMI per la PS5, eccetera eccetera. In più vado a chiamare uno script, vedete, quindi uno script che chiama un altro script, accendi luci per TV taverna, che è questo, che anche questo potrà essere esattamente eseguito in modalità single. Cosa farà questo script? Verificherà se l'irradiazione solare, quindi in sostanza la luminosità, è minore di 10, allora in questo caso mi accenderà anche tutte le luci presenti in taverna con un delay, anche qua una nuova parola, di 5 secondi. Molto bene. Se invece non rientra in questa condizione, quindi in questa scelta, sicuramente andrà qua e a questo punto andrà a accendere prima di tutto la presa, perché se no la tele non si può vedere. Poi aspetterà 3 minuti perché la tele e tutti gli affari, diciamo, connessi hanno bisogno di un tempo prima di poter essere controllati, quindi attendo 3 minuti, ed è per questo anche che qua uso in modalità singolo, in maniera tale che non possa essere continuamente richiamata questa funzione. E poi andrò ad accendere sempre la mia TV taverna come qua sopra, e a questo punto andrò sempre a gestirmi lo script per le luci. Inoltre ho messo anche questa default, quindi se
non viene eseguito in sostanza nessuna delle due casistiche, andrà in default e in questo caso io gli dirò, in default potete mettere quello che volete, però nel mio caso gli mando una notifica su Alexa e dico che attenzione, c'è stato un errore nell'accendere appunto la mia TV, come vedete, e poi cosa scelgo come target a livello di servizio di Alexa? Vado a scegliere il mio media player che si chiama in questo caso Eco Taverna. Quindi qua abbiamo visto già dei concetti nuovi, quindi modalità single per lanciare uno script, quindi che non può essere lanciato in parallelo, la parte di sequence con le relative issues e chiamare uno script di uno script, quindi appunto vado a chiamare questa parte qua che vedete sotto. Ora vi parlo di altri costrutti utili nel momento in cui si va a scrivere uno script di cui non abbiamo ancora parlato nei nostri esempi. Nello specifico torniamo su Studio Code e troviamo il wait template, che è uno che ho appena incollato e serve in sostanza per attendere, far fermare l'esecuzione dello script fin quando una determinata condizione non si verifica. In questo caso aspetta che questo sensore sia on e poi va avanti. Aspetta, ma comunque aspetta massimo un minuto perché gli abbiamo dato un tempo dai timeout, se no poi va avanti comunque. Un altro costrutto che potrebbe essere utile è il fatto di ripetere un'azione, quindi i famosi cicli. Quindi per quanto riguarda i cicli, per esempio, potremmo fare una cosa del genere. Adesso vi faccio vedere velocemente. Questo è il costrutto. Quindi va a ripetere tramite questa clausola repeat fin quando appunto questa condizione qua, diciamo in qualche modo è verificata. E cosa fa? Banalmente va a fare questo, va a lanciare questo servizio, molto banale, ma è solo per farvi vedere che è possibile fare anche i cicli all'interno appunto della sintassi script classica. Ok, quindi abbiamo visto gli if, abbiamo visto i cicli. È anche possibile parallelizzare determinate azioni, quindi avevamo visto che lo script della televisione io lo chiamavo in modo singolo e qua parliamo invece di parallelizzare un'azione, ovvero con questo costrutto parallel sotto action possiamo eseguire non in sequenza ma in parallelo queste due notify, quindi andiamo a notificare queste due persone in modo parallelo. Questo appunto è un altro esempio. Poi un altro esempio potrebbe essere che magari un pezzo della parte di parallel va ad attendere un determinato trigger, un altro invece va direttamente a notificare, quindi con il wait template, volendo, insomma, si possono fare n.000 cose, n.000 combinazioni. Poi un'altra cosa importante secondo me è anche la possibilità di arrestare lo script qualora ci si ritrovi in una determinata condizione. Come lo faccio? Lo posso tranquillamente fare con stop, ok? E in più posso dire se è uno stop a causa di un errore, a questo punto metto true, che così il sistema ovviamente registra che è a causa di un errore. Un'altra cosa secondo me importante è la possibilità di andare a continuare ad eseguire lo script nonostante succeda qualche cosa, cioè vada qualcosa in errore. Nello specifico vado a dichiararlo in questa maniera: continua un error uguale a true. A questo punto, anche se si verificherà un errore nel mio script, lo script continuerà ad essere eseguito. Ok, con questo ragazzi direi che vi ho illustrato le caratteristiche principali di come fare script. Ne abbiamo approfondite alcuni con degli esempi, ne abbiamo approfondite alcune adesso che potete utilizzare in combinazione con gli esempi che vi ho fatto. Addirittura siamo andati a vedere per la parte di gestione carichi come utilizzare i Python script e richiamarli poi di fatto negli script che andiamo a creare, quindi abbiamo visto anche un po' di programmazione qua, che ovviamente è un po' più complessa. Ovviamente su questa parte scrivetemi se volete approfondirla con magari altri script, scusate, con altri script Python, diciamo, e che quindi poi farò magari un corso proprio dedicato a questa cosa. E inoltre sarà possibile
tramite i Python script e tramite gli script e tramite sensori e quant'altro andare a costruire dei package, che è un altro modo per, diciamo, racchiudere tutto appunto in un package, in Home Assistant, una determinata cosa. Una cosa che ad esempio può essere messa in un package, vi faccio l'esempio, è la gestione dell'allarme in Home Assistant. Quindi possiamo racchiudere in questo package tutti i nostri script, Python, script normali, tutti i binari sensor creati allo scopo, i sensor creati allo scopo, e quindi non avere tutta una serie di confusione in giro, no? Nei file di configurazione. Quindi andremo a creare dei package. Anche qui lasciatemi scritto nei commenti se vi va di approfondire anche questa parte. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, io vi ringrazio, spero che questo corso vi possa essere utile per aprire un po' la mente e per anche andare a creare ovviamente degli script molto complessi lato vostro. Quindi se potete iscrivetevi al canale, sosteneteci e mi raccomando like e lasciateci scritto tutti i vostri commenti, tutte le vostre domande e cosa vi piacerebbe trattare. Ciao ragazzi, grazie, alla prossima.